Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati! Quest'oggi ho pensato di proporvi una click e clack gioiello con pochi materiali e con un punto di lavorazione molto bello, molto d'effetto, il punto stella. Mi raccomando, non preoccupatevi perché ve lo mostrerò passo passo ed è più facile di quello che sembri. Sono riuscita a realizzare questo gioiello. Dunque, per realizzarlo ho utilizzato una rocca di Swan Twister in questa bellissima variante grigia. È un cordino molto adatto che si presta benissimo al punto di lavorazione scelto, infatti vedrete come lo valorizza e risulta di grande effetto. Ho lavorato questo cordino con l'uncinetto 3,5, una chiusura click clack di questo tipo nella variante argento, impreziosita da tutti questi svaroschini. Tra l'altro è molto particolare anche il modo con cui si apre questa chiusura stessa, si deve spingere il bottoncino sulla parte superiore, anch'esso impreziosito da svaroschini, e in più nella chiusura stessa sono presenti degli agganci per andare appunto ad agganciare una catenina sempre nella variante argento. Poi ho utilizzato anche uno scampolo per andare a foderare il progetto. Se vi va lo foderate anche voi, vi ho dato delle indicazioni utili, altrimenti se non vi va potete saltare pure questo passaggio. Tutti i materiali che vi ho mostrato e che vi ho elencato li trovate sullo shop online di Tre Sfere Filati. Come sempre vi lascio tutti gli indirizzi che vi riportano al materiale sotto al video nel box informazioni. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi le prossime novità e di seguirmi anche su Facebook e su Instagram. E se questo video ti è piaciuto lascia un bel pollice all'insù e fammi sapere cosa ne pensi qui sotto con un commento. A questo punto sigla! Intanto iniziamo realizzando il fondo della nostra click clack e la realizzeremo esattamente delle stesse dimensioni, forse qualche centimetro in più, e della stessa forma. Prendiamo il cordino e facciamo un anello magico, avvolgiamo il filo in questo modo, lo incrociamo, entriamo con l'uncinetto al centro e blocchiamo subito con una catenella. All'interno andremo a lavorare 8 punti bassi. 1, 2, 3, 8. Tiriamo la coda dietro e chiudiamo il nostro anello magico. Dopodiché chiudiamo il primo giro inserendoci nel primo punto basso, prendendo il filo e facendo un punto bassissimo. E voilà! Secondo giro, catenella, e per ogni punto sottostante realizzeremo 2 punti bassi, quindi un aumento per 8 volte. Ci ritroveremo con 16 punti bassi. Entriamo nel primo punto, facciamo un punto basso, rientriamo nuovamente e facciamo il secondo. E siamo a 2 punti. Punto successivo, di nuovo aumento e continuiamo per tutto il giro. Chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto. Catenella, iniziamo il terzo giro. Andremo a realizzare esattamente un aumento, quindi nel primo punto basso facciamo 2 punti, 1 e 2. Nel successivo invece ne faremo soltanto 1 e per tutto il giro continueremo alternando un aumento, quindi 2 punti nello stesso punto, e un punto basso nel successivo. Lo ripetiamo per tutti i punti che ci rimangono finché non avremo un totale di 24 punti bassi. Chiaramente terminerò nel penultimo punto con un aumento e nell'ultimo punto faccio soltanto un punto basso perché ho iniziato con l'aumento. Andiamo a chiudere nel primo punto con punto bassissimo. Catenella e iniziamo il quarto giro. Se nel giro precedente ho iniziato con l'aumento, stavolta inizio con un punto basso. In questo modo avrò un fondo il più tondeggiante possibile. Durante questo quarto giro la sequenza di punti cambia leggermente. Anziché fare un punto faremo 2 punti consecutivi, 1 e 2, e nel terzo un aumento, 1 e 2. Terminata la prima sequenza ricominciamo
un punto basso nei prossimi 2 punti e nel terzo punto un aumento. E continuiamo per tutto il giro finché non abbiamo 32 punti bassi. Questa volta termineremo con l'aumento perché ho iniziato il giro con i 2 punti bassi consecutivi. Quindi 1 e 2. Chiudiamo sempre il giro nel primo punto basso con punto bassissimo, catenella e iniziamo il quinto giro. Qui varia un po' lo schema perché al momento il pannello è tondo, dobbiamo renderlo leggermente ovale proprio come la chiusura, no? Quindi cosa facciamo? Andiamo a lavorare i primi 8 punti consecutivi, quindi 1, 2 e 8. Perfetto. Subito dopo andiamo a realizzare un aumento di 3 punti bassi. 1, 2, se vogliamo nel secondo possiamo mettere il marcapunti, così nel giro successivo lo individuiamo più facilmente. Terzo punto nello stesso punto. Dopodiché andiamo a lavorare 15 punti bassi consecutivi. 1, 2, 3, quindicesimo ed ultimo punto. Nel sedicesimo realizziamo nuovamente un aumento di 3 punti. Un punto, un secondo punto sempre nello stesso punto e se vogliamo anche qui andiamo a marcare il punto e aggiungiamo un terzo punto. Adesso ci rimangono gli altri 7 punti. Andiamo a lavorare un punto su ciascuno. 1, 2, settimo ed ultimo punto. Se provate a contare le maglie avrete 7 più 8 punti, 15 punti e 15 punti in basso, eccetto ovviamente il punto segnato col marcapunti. Entriamo nel primo punto basso e andiamo a chiudere il giro con un punto bassissimo, catenella e iniziamo il sesto giro. Questa volta anziché andare a lavorare 8 punti ne lavoriamo 9 consecutivi. 2, nono ed ultimo punto. Come notate ci ritroviamo nuovamente al marcapunti, quindi lo togliamo e non lo rimettiamo più, non ci occorre più, siamo nel secondo punto basso, no? Dei 3 punti e anche qui ripetiamo l'aumento e lavoriamo 3 punti bassi. Continuiamo lavorando i prossimi 17 punti. 1, 2, 17° ed ultimo punto e anche qui abbiamo il punto segnato col marcapunti, quindi togliamolo, non ci serve più e proprio qui andiamo a fare di nuovo l'aumento di 3 punti, 2 e 3. Adesso ci rimangono gli ultimi 8 punti bassi, lavoriamo un punto su ciascuno, 1, 2 ed 8. Chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto, catenella e siamo pronte per il giro successivo. Come notate abbiamo ottenuto la stessa forma della nostra click, solo che dobbiamo andare avanti, in questo modo raggiungiamo le dimensioni della nostra click. Iniziamo il settimo giro. Se provate a contare i punti, vi ritroverete anche voi con 40 punti. Siccome dobbiamo aumentare un altro po' per ingrandire il nostro fondo, riprendiamo la sequenza di punti. Eravamo fermi a 2 punti, un aumento, 2 punti, un aumento per tutto il giro. Questa volta andremo a realizzare 4 punti bassi consecutivi e poi l'aumento. Entriamo nel primo punto, facciamo 1, secondo punto basso consecutivo, terzo e quarto. Nel quinto facciamo l'aumento. Fatto questo ripartiamo 4 punti consecutivi, e poi l'aumento 1 e 2
e ripetiamo così per tutto il giro. Vedrete che vi ritroverete anche voi con 48 punti bassi. Adesso andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto, catenella. Ora, se vogliamo un po' assestare la nostra base, possiamo fare un giro di rifinitura sempre a maglia bassa, lavorando un punto in ciascun punto per un totale di 48 punti. In questo modo ingrandiamo un altro po' la base, qualche centimetro non guasta. Quarantottesimo ed ultimo punto. Quindi andiamo a chiudere nel primo punto basso con punto bassissimo e abbiamo realizzato così la base della nostra click. Quindi se proviamo a fare una prova, siamo proprio precisi, stesse dimensioni circa e stessa forma. Possiamo anche misurarla, perché no, siamo a 10 cm e mezzo per 9 cm e mezzo all'incirca. Durante il prossimo giro andremo a fare un punto basso in costa per distaccarci dalla base e quindi prepararci al corpo della click e clack col punto prescelto. Prima di farlo vi consiglio di prendere un pezzo di stoffa, metterla sotto, mettere sopra il fondo e tracciare appunto il fondo come ho fatto io. Poi ho tracciato anche il margine in più che mi serve per andare a cucire. Oltre a tracciare il fondo con una penna, misurate anche il diametro del fondo. Il mio super giù è 32 cm, così abbiamo tutte le misure utili. Non appena finiamo il corpo della borsa aggiungeremo l'altro pezzo di stoffa e lo andremo a cucire esattamente alla base. Entriamo in costa, quindi prendiamo solo l'asola dietro e andiamo a fare il primo punto basso. Entriamo nel punto successivo sempre in costa, secondo punto basso, terzo punto e così via. 48esimo punto basso. Perfetto, andiamo a chiudere con punto bassissimo, catenella e possiamo iniziare col punto prescelto. Ecco qui, guardate come già ci siamo staccati dal fondo. Ecco qua. Andremo a lavorare esattamente su tutti questi punti bassi il punto stella, che può sembrare un punto complicato, ma basta capire il meccanismo e vedrete come risulterà facile. Innanzitutto, come primissimo giro andremo a realizzare altre 2 catenelle più questa sono 3, quindi 2 e 3. Poi prendiamo il filo, ci inseriamo nel secondo punto basso, quindi qui abbiamo il terzo nel secondo, e prendiamo il filo e abbiamo 3 asole sull'uncinetto. Riprendiamo il filo e andiamo nel punto basso di base, quindi lo stesso punto dove abbiamo chiuso a punto bassissimo. Entriamo, prendiamo il filo e usciamo fuori. Mi raccomando, pareggiate tutte le asole, sta esattamente in linea con tutte le altre asole. Riprendiamo nuovamente il filo, per adesso abbiamo 2, 4, 5 asole. Saltiamo il punto successivo e andiamo nel terzo, quindi abbiamo primo, secondo, terzo punto, esattamente nel terzo. Entriamo, prendiamo il filo e tiriamo fuori. Vedete, io allungo tutte le asole. Abbiamo 2, 4, 6, 7 asole sull'uncinetto. Adesso andiamo a chiudere tutto. Riprendiamo il filo in questo modo e con l'indice teniamo leggermente il filo appena preso, quindi ci aiutiamo anche col pollice. Facciamo passare il filo sull'uncinetto su tutte le 7 asole in questo modo e abbiamo chiuso. Una volta fatto questo, rientriamo qui dove abbiamo bloccato, prendiamo il filo e chiudiamo tutto. Ecco qui. E già abbiamo realizzato una mezza stella. La stella si completerà durante il secondo giro, ma poi lo vediamo insieme. Fatto questo, facciamo una catenella. Riprendiamo il filo ed entriamo al centro della metà stella. E riprendiamo il filo. Ok, e abbiamo 3 asole. Riprendiamo il filo, entriamo nel terzo punto già lavorato prima, rientriamo e prendiamo il filo, pareggiamo tutte le asole, riprendiamo il filo e ripetiamo quello che abbiamo fatto prima. Saltiamo un punto e andiamo nel successivo, prendiamo il filo
e pareggiamo le asole. Ci ritroveremo sempre con 2, 4, 6, 7 asole. Quando le abbiamo tutte, riprendiamo il filo, con l'indice lo blocchiamo, ci aiutiamo col pollice, facciamo passare tutto, quindi chiudiamo tutte le 7 asole. Entriamo nel punto bloccato, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Catenella. E abbiamo fatto così 2 mezzi punti stella. Continuare è semplicissimo. Rifacciamo quello che abbiamo fatto prima. Prendiamo il filo, entriamo al centro della seconda metastella e riprendiamo il filo. 3 asole. Carichiamo il filo, entriamo alla base, nel punto già lavorato, e riprendiamo il filo. 5 asole. Carichiamo il filo nuovamente, saltiamo il punto successivo e andiamo nel terzo. E prendiamo il filo. 2, 4, 6, 7 asole. Carichiamo il filo, lo blocchiamo, poi facciamo passare l'asola attraverso le 7. Rientriamo nel filo bloccato, prendiamo il filo e chiudiamo. Catenella e siamo pronte per ripartire. Andiamo avanti così per tutto il giro, ci vediamo quasi alla fine, così vediamo come completare questo giro e come iniziarlo, perché è un po' diverso. Ok, vi ritroverete in questa situazione con l'ultimo punto, no? Guardate, è semplicissimo, quindi vado a fare la catenella, entro al centro della metastella, 3 asole, prendo il filo, rientro sempre nello stesso punto già lavorato, riprendo il filo, saltiamo un punto e andiamo esattamente nella seconda catenella iniziale. Abbiamo sempre 2, 4, 6, 7 asole, riprendiamo il filo, chiudiamo tutto, ok, entriamo nel punto bloccato e chiudiamo a punto bassissimo. Catenella e siamo pronte per ripartire esattamente da qui. Non andremo a lavorare più chiaramente sui punti bassi, ma entreremo sempre al centro di ciascuna metastella sottostante e andremo a completarla. Come? In questo modo. Iniziamo il secondo giro, prendo il filo, entro nel primo punto e riprendo il filo. Riprendo il filo, entro al centro della metastella successiva e prendo il filo. 2, 4, 5 asole, riprendiamo il filo ed entriamo nella metastella successiva, quindi nella seconda del giro precedente. Entriamo, prendiamo il filo e vedrete che avremo sempre 7 asole. 2, 4, 6, 7. Riprendiamo il filo. Questo lo blocchiamo sempre, entriamo qui nel filo bloccato, prendiamo il filo e chiudiamo. Catenella e siamo pronte per ripartire. In questo modo faremo una lavorazione in tondo senza mai chiudere il giro. Per le meno esperte, per chi si approccia da poco all'uncinetto, consiglio di mettere il marcapunti al centro della prima metastella realizzata. In questo modo saprà che qui inizia il secondo giro e che qui andremo a chiudere o comunque ci andremo ad agganciare per iniziare il successivo. Continuiamo per tutto il giro, il lavoro è sempre ripetitivo, ci rivediamo nuovamente alla fine, così vediamo come chiudere e iniziare il terzo giro. Ho fatto la penultima metastella, qui vedete dobbiamo andare a chiudere il giro. Ripeto, questo passaggio vale per tutti gli altri giri successivi, dobbiamo ripetere lo stesso procedimento. Quindi facciamo una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo al centro, 3 asole, carichiamo il filo, entriamo nell'ultima metastella del giro precedente, del primissimo, guardate, si vede? Quindi qui stiamo andando a fare l'ultima metastella del secondo giro. Entriamo e carichiamo il filo. 2, 4, 6, andiamo nella primissima metastella del secondo giro, quindi per adesso togliamo il marcapunti un attimino, prendo il filo ed entro al centro sempre. 2, 4, 6, 7, prendo il filo,
lo tengo sempre, mi raccomando, e tiro tutto. Anche se vi scappa, questo filo che sto tenendo è la maglia che c'è dietro, è questa qui. Entrate e chiudete, catenella, e abbiamo completato così praticamente la primissima stella, vedete? Bellissimo, effetto davvero wow. Se vi va, per personalizzare il progetto poi potrete anche applicare delle perline al centro di ciascuna stella, però è un passaggio che io non farò visto che sto utilizzando una click molto importante, piena di svaroschini, vedete? Tra l'altro qui ci sono anche dei fiori, manco a farlo apposta, stiamo lavorando il punto stella, quindi riprendiamo anche tutto il dettaglio che c'è sulla click. Dunque andiamo avanti, andiamo a mettere il marcapunti esattamente qui, così sappiamo che nel giro successivo andremo a fare il procedimento che abbiamo appena visto qui nel giro successivo. Prendo il filo, entro al centro, 3 asole, carico, entro nella metastella sottostante già lavorata, prendo il filo, carico, entro nella metastella successiva al centro e prendo il filo, 7 asole, prendo il filo, se vi va lo tenete, se non vi va andate a prenderlo esattamente dopo. Ecco qui, avete visto? È più facile di quello che sembri. Direi di continuare così per questo giro e per il numero di giri che vi scrivo sempre qui in alto insieme alla misura in centimetri. Perfetto, rieccoci nuovamente qui con il corpo click terminato. Ho continuato per altri 5 giri come vi ho scritto prima, per un totale di 8 giri a punto stella più il giro a punto basso, siamo a 9 giri totali. Come notate io mi sono fermata proprio qui perché andremo a definire tutta la parte superiore, la andremo a definire in modo da andare a completare ciascuna stella sottostante semplicemente a mezzo punto alto. Nel frattempo ho anche preparato la fodera che poi andrò ad inserire una volta che vado a finire la lavorazione a punto basso. Quando avevo terminato il fondo della click clack vi avevo mostrato che su uno scampolo avevo tracciato la circonferenza del fondo stesso, no? E poi avevo tracciato anche una seconda linea più esterna che mi indicava appunto il centimetro di margine. Bene, ho tagliato poi successivamente un rettangolo esattamente 35 cm per 15 cm. Anche alla base del mio rettangolo avevo tracciato una linea, quindi cosa ho fatto? Ho preso degli spilli e ho fissato sia la linea guida del pannello rettangolare sia la linea guida più interna della circonferenza e ho cucito semplicemente a mano. Ovviamente andrò a capovolgere il tutto in questo modo e poi inserirò all'interno la mia fodera, c'è qualche centimetro in più perché andrò avanti con la mia lavorazione all'uncinetto. Ritorniamo a noi, quindi vado a bloccare con un punto bassissimo l'ultima metastella, ci inseriamo appunto nella metastella sottostante e andiamo a chiudere con punto bassissimo. Vedrete che lo scalino non si noterà più. Facciamo una catenella, un mezzo punto alto sostituito dalle 2 maglie basse, quindi primo punto basso e il secondo lo facciamo nella maglia. Se preferite potete fare anche un punto basso più una catenella. Riprendo il filo, entro sempre nello stesso punto e chiudo le 3 asole insieme e ho fatto così il secondo mezzo punto alto. Vedrete che continuando così al centro di ciascuna metastella sottostante andrete a completare proprio la stella. Qui tolgo il marcapunti e lo metto esattamente nel primo mezzo punto alto sostituito dalle 2 maglie basse. Questo significa che il giro inizia adesso sempre da qui, non dalla stella successiva. Mi raccomando, lasciamo il marcapunti, come notate io me lo sono portata per tutto il lavoro, nonostante io non sia alle prime armi, però mi è comunque servito, è stato molto comodo. Filo sull'uncinetto, vado al centro della metà stella successiva, 3 asole e chiudo. E di nuovo filo sull'uncinetto sempre nello stesso punto, 3 asole e chiudo.
Vedrete che lavorando 2 mezzi punti alti al centro di ciascuna metà stella sottostante, vi ritroverete a fine giro con 48 punti, lo stesso numero di punti con cui siamo partite all'inizio durante il primo giro. Vi ricordate, no? Completo lavorando gli ultimi 2 mezzi punti alti al centro dell'ultima metà stella. E possiamo andare a chiudere il giro nel primo punto. Vado a chiudere a maglia bassissima in costa retro perché continuerò a punto bassissimo, in modo da stringere leggermente, proprio leggermente, il bordo superiore affinché appunto lo stesso possa entrare all'interno della fessura della click e clack. C'è un po' di eccesso, però secondo me, vedete, c'è un po' di eccesso, ma con il giro a maglia bassissima, senza andare a fare diminuzioni, riusciremo a stringere leggermente il bordo superiore. Qui ho il primo mezzo punto, vado in costa, prendo il filo e chiudo maglia bassissima. Adesso il marcapunti mi occorre sempre per i prossimi giri. Vado a segnare la metà asola della maglia bassissima perché proprio qui andrò a fare un secondo giro maglia bassissima e altri 2 per un totale di 4. Vado nel punto successivo, un punto bassissimo in costa, punto in costa, chiudo a punto bassissimo e procedo in questo modo per i prossimi punti per un totale sempre di 48. Ultimo punto bassissimo in costa. Avete visto perché è importante segnare il primissimo punto col marcapunti? Avete visto? Abbiamo raggiunto così la circonferenza perfetta per andare poi a fissare la chiusura. Non era necessario andare a fare alcuna diminuzione. Tra l'altro vi do un altro consiglio: fate questo procedimento maglia bassissima con la stessa mano di lavorazione. Mi raccomando, non tirate troppo il lavoro. Con la maglia bassissima è normale che si tende a fare tensione. Come vi dicevo prima, vi anticipavo prima, andremo a fare ben 4 giri a maglia bassissima, così alziamo un pochetto, il giusto per inserire la lavorazione all'interno e poi fissare con le viti. Continuo sempre allo stesso modo, prendo il punto bassissimo in costa e continuo. Sempre segno il primo punto col marcapunti, così so che qui inizia il giro, e continuo sempre a punto bassissimo. 48. Perfetto, possiamo staccare il filo e andare a fare una sola di chiusura. Entro nel punto segnato col marcapunti, entro al centro dell'ultimo punto bassissimo e faccio praticamente un pseudo punto bassissimo. Ecco qui, guardate, non si nota nulla. Portiamo il filo in basso e lo blocchiamo. Prima di andare a foderare il progetto applicherò la chiusura. Io già ho fissato delle viti su metà chiusura perché comunque devo registrare le clip e mi facilito il lavoro. Importantissimo, imbottite il progetto come ho fatto io, in questo modo andrete a fissare la chiusura in maniera molto più comoda. Un'altra cosa importantissima è adeguare la click alla base, nel senso che, se vi ricordate, avevamo realizzato all'inizio un fondo della stessa forma della click, quindi diciamo un po' ovale. È importante far coincidere una punta, quindi un'estremità e l'altra estremità, con l'estremità appunto della chiusura, la zona dove si va a chiudere, per intenderci, no? Posizioniamo in maniera corretta appunto la click clack. Per spingere il bordo superiore all'interno della fessura mi sono aiutata con un giravite piatto, no? In questo modo riesco a spingere perfettamente, vedete, la lavorazione all'interno, così, e ci accorgiamo che la lavorazione è entrata all'interno quando dal buchino della click stessa vediamo la lavorazione. Quando siamo arrivati a questo punto basta tenere ben stretto il tutto, prendere un ago con la punta arrotondata e andare a fare una pressione all'interno. In questo modo dilatiamo un po' la lavorazione all'uncinetto e riusciremo ad inserire perfettamente la vite della click. Nella busta ci sono un bel po' di viti, quindi se doveste perdere qualche vite ne ritroverete qualcuno in più lì, non è un problema. Prendo stavolta un giravite a croce, quindi a stella, e inizio a girare.
Dunque io vi suggerisco di fare questo procedimento dopo aver applicato questo tipo di colla, che va benissimo per questo tipo di lavori. Io al momento non la sto applicando perché sto facendo un tutorial, vi devo mostrare il progetto, quindi in primis io devo accertarmi che sto facendo un lavoro corretto, perché se inserisco adesso la colla e una volta che fisso le viti, chiudo il progetto, non va bene, mi ritrovo tutta la colla sul bordo superiore. Insomma, ho rovinato il mio lavoro. Visto che sto facendo appunto un tutorial, preferisco prima accertarmi che tutto il lavoro sia corretto, in modo da dare anche a voi una guida, e poi in un secondo momento praticamente tolgo di nuovo le viti e vado a fissare definitivamente il tutto. Mi rimangono le ultime due viti, faccio sempre lo stesso procedimento, spingo, vedete, io non so se riuscite a vedere la lavorazione che entra all'interno. Prendo l'ago con la punta arrotondata e procedo. Faccio questo movimento, prendo un'altra vite e giro. Ecco qui. Occorre un po' di pazienza perché il procedimento comunque non è difficile, ci vuole un po' di pazienza. Tutto qui. Ora vi faccio vedere un po' più da vicino il risultato finale. Io penso che una volta che vado a chiudere la click clack non si dovrebbe muovere nulla. Per sicurezza spingo un altro po', ecco, vedete, io spingo ancora, la lavorazione entra all'interno. Questo perché non ho messo ancora la colla, quindi non si è fissato il lavoro all'uncinetto sulla parte metallica, ma lo farò dopo. Intanto devo vedere se tutto è proporzionato bene, se ho fatto un buon lavoro, ecco. Intanto vi faccio vedere da vicino. Adesso chiudiamo il nostro progetto, la lavorazione sembra non muoversi, perfetto, sono molto contenta, quasi quasi avevo un po' di ansia, però comunque sono riuscita. Ecco qui, ma io direi perfette, le proporzioni mi sembrano esatte, è proprio un gioiellino, bella bella bella. Spingendo praticamente questa zona qui in questo modo e si apre la click. Ecco qui, questo è il risultato una volta aperta. Ok, quindi non mi rimane che togliere l'imbottitura e andare a cucire la fodera all'interno ed il gioco è fatto. E voilà, ecco qui il risultato del progetto una volta terminato. Qui chiaramente abbiamo due agganci, basterà agganciare il tutto. Possiamo indossare anche un bel vestito e andare alla nostra cerimonia. Dunque, siccome il nostro progetto è bello tondeggiante, andiamo a misurare appunto la circonferenza totale. Abbiamo una circonferenza da 42 cm, non dal pulsante che apre la click, ma appunto dalla chiusura. Abbiamo 14 cm e mezzo di altezza. Che dirvi, il progetto è davvero un gioiellino, è molto chic e molto raffinata. Non aggiungerei altro per impreziosirla perché già è preziosa da sola, sia per il cordino utilizzato sia per il punto di lavorazione scelto, anzi addirittura il cordino ha valorizzato di gran lunga il punto di lavorazione scelto. La chiusura click parla da sé, che dire, con tutti questi svaroschini. Insomma, io sono molto soddisfatta, molto soddisfatta. Ho terminato così il video tutorial perché davvero sono molto contenta del progetto che è venuto fuori. Io spero che sia piaciuto anche a voi, anzi fatemelo sapere con un commento qui in basso, supportatemi con un bel pollice all'insù, mi raccomando. Per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento non esitate a scrivere un commento. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati in questo video tutorial sono di Trasfere Filati, li trovate sul loro shop. Come sempre vi lascio gli indirizzi utili sotto al video in descrizione. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!